Perché un rapporto finisce? Cosa ci allontana davvero dal partner? Al giorno d'oggi sono sempre più frequenti i casi di coppie che affrontano una crisi, da cui poi si assiste allo sfaldamento irreversibile del rapporto. Molte ricerche sociologiche ci mostrano un forte aumento di relazioni, anche datate, chiudersi in modo non sempre pacifico. Si può parlare di una vera e propria ondata di divorzi, con stime disarmanti entro il 2030. Si parla addirittura di un aumento dell'80% circa dei casi di separazione e divorzio nel mondo. Riviste, siti online, libri fai da te cercano, a volte con ottimi risultati, di dare una spiegazione a questo fenomeno di crisi d'amore globale, spesso però rientrando in cliché o luoghi comuni che tengono poco in conto aspetti psicoemotivi o di evoluzione individuale interiore. Lungi dal voler esaurire in un unico video tutte le singole individuali, perciò infinite, possibili cause ad una separazione, è a mio avviso più corretto e utile affrontarne però le principali, da cui poi dipartono diramandosi tutte le varie peculiarità, caso per caso. Perché dunque le relazioni finiscono? Quali sono le ragioni principali che ci portano ad allontanarci definitivamente dal nostro partner? Ed iniziamo con la mancanza di veri sentimenti. La fase di innamoramento era una farsa. Uno dei due partner ha mentito circa le sue reali emozioni nei confronti dell'altro. Tutto questo può accadere soprattutto nel caso in cui il fidanzamento, addirittura il matrimonio, siano stati una scelta di comodo, fatta unicamente per allontanarsi da una famiglia d'origine inadatta e non più gradita. Oppure possiamo trovarci di fronte ad un individuo immaturo e inconsapevole che, per la giovane età o per instabilità profonda emotiva, non ha coscienza dei propri sentimenti, li confonde, ponendosi al centro di scelte amorose azzardate e impulsive. Alcune persone, infatti, tendono a confondere il trasporto erotico e la forte fascinazione per un'altra con l'innamoramento. Tendono a provare il desiderio fisico per l'altra persona come un bisogno talmente imperante da scambiarlo per un interesse emotivo reale e tangibile. Ma l'amore non è solo voluttà ed erotismo, passione e trasporto, fiammate e contatto, bensì è fatto anche di parole e pensieri, progetti e ambizioni, speranze e dubbi, momenti di silenzio e di chiarimento, sorprese e frustrazioni, viaggi e ritorni, romanticismo e immaginazione. Se oltre ad un mero e temporale piacere carnale non si prova alcuna gioia nel condividere attimi o più lunghi istanti con l'altro, nel percepirlo emotivamente al nostro fianco anche se lontano, nel bisogno del suo sorriso per sorridere noi stessi, allora certamente non si può parlare di una strada che ci conduce all'amore. Se dunque una relazione non nasce da una scelta libera, onesta e profondamente desiderata, l'epilogo avverso può divenire quasi certo. E passiamo all'idealizzazione dell'altro. Quando uno dei due partner riversa inconsciamente e ostinatamente le proprie aspettative romantico-sentimentali sull'altro, nello scontrarsi con la realtà quotidiana e tangibile, è poi certamente costretto a rendersi conto che di quell'icona di perfezione che pareva avere inizialmente dinanzi a sé non ne rimane assolutamente nulla.
Alcune persone, ad esempio, giunte ad una nuova storia dopo un divorzio o un precedente legame disarmonico, deludente e tristemente inappagante, tendono al volersi regalare e ritagliare una seconda possibilità, adornando però fantasmaticamente il nuovo e subentrato partner di tutte quelle qualità e aspettative che avrebbero voluto fossero state invece parte del precedente partner e rapporto. Questo cercare di avere a tutti i costi l'uomo o la donna che hanno sempre cercato, facendo indossare irrealisticamente all'altro i panni del compagno perfetto, li porta a scontrarsi duramente con la realtà, dovendo poi rinunciare nuovamente alle proprie fantasie d'amore, che, seppur dolci e rassicuranti, possono però condurci alla delusione e ad una rinnovata frustrazione dei propri sogni d'amore. Ed arriviamo dunque alla paura della solitudine e del biasimo sociale, con conseguente accettazione passiva e invalidante del corteggiamento dell'altro. Molte persone, infatti, temono il sapersi single, il mostrarsi agli occhi degli altri, amici, parenti e colleghi, senza qualcuno accanto, il non essere parte di una relazione di coppia e dunque accettano senza riserve il creare un qualsiasi rapporto con un qualsivoglia individuo. La solitudine, ancora oggi purtroppo, viene vista come un marchio tremendo che rende chi lo porti una sorta di reietto senza speranze, escludendo invece erroneamente il saperne trarre i tanti e profondi benefici al proprio percorso di maturazione e consapevolezza interiore. Un cammino meraviglioso che non ha mai fine, a qualunque età, in ogni tempo. E giungiamo all'ossessivo bisogno di sperimentarsi, di mettersi alla prova, di scoprire il nuovo, di trasgredire. Dunque passione irrefrenabile per il proibito, per i giochi di seduzione e per l'eros. Molti individui, infatti, più che per il timore di un vincolo duraturo ed esplicito, tendono a tradire il partner, portando così molto spesso una coppia alla rottura, per il timore della noia, per un efferato disprezzo nei confronti della monotonia. Sono infatti persone generalmente inquiete ed irrequiete, umorali e incostanti, che dirottano la loro attenzione e curiosità su individui sempre diversi, per mantenere accesa ed ardente la propria fiamma interiore di vitalità e mutamento, voluttà e piacere. Sono inoltre persone che possono provocare appositamente litigi o momenti di crisi all'interno del rapporto di coppia, poiché appunto tremendamente annoiati dalla stabilità e dall'equilibrio quotidiano, mostrando dunque un profondo e cristallizzato disagio erotico-emozionale. E continuiamo con la mancanza di coevoluzione. La vita evolve, proprio come il passare delle ore, dei giorni. Tutto e tutti cambia e cambiamo. Si modifica, si trasforma, giunge ad una nuova forma, ad un nuovo linguaggio, ad una nuova realtà empiricamente tangibile. Se uno dei due partner percorre la strada verso il cambiamento e l'altro gli tiene il passo, la coppia permane solida. Se invece uno dei due procede, ma l'altro rallenta, si ferma, tentenna, entrambi percorreranno la medesima strada in tempi, in momenti, in modi differenti, sino a che uno dei due sarà completamente invisibile allo sguardo dell'altro, perché ormai troppo distanti. Può accadere, infatti, che mentre uno dei due partner affronti un periodo della propria esistenza ricco di impegni e nuove responsabilità,
ad esempio con una carriera in espansione in ambito professionale, l'altro si trovi di fronte ad una brusca inflessione, ad esempio un licenziamento, scatenando in alcuni casi sentimenti di invidia e latente rancore nel partner in difficoltà nei confronti del primo. Anche un trasferimento lavorativo o una inaspettata cassa integrazione, copiose perdite economiche o sfortunati investimenti, il pensionamento o una preoccupante improvvisa patologia possono mettere alla prova una coppia. Situazioni che minano l'autostima e l'autorealizzazione personale e che, se non affrontate con tatto e senso di responsabilità, dialogo e capacità adattive, rispetto e comprensione, possono condurre all'allontanamento dei due amanti. Può accadere, infine, che mentre uno dei due partner si senta maturo e pronto per avere un figlio, l'altro non ne voglia proprio sentir parlare. La genitorialità è un compito e un atto d'amore di delicata e profonda importanza, che mai va gestito con pressapochismo e ottuso ottimismo. Per essere infatti genitori sufficientemente buoni, si deve essere adulti sostanzialmente maturi, consapevoli e coraggiosi. Sentendo però rifiutare il proprio desiderio di maternità o paternità, il coniuge può risentirne in modo particolarmente negativo, attribuendo il diniego alla genitorialità da parte del compagno ad un rifiuto per se stesso e scatenando così un potente desiderio di fuga dal rapporto di coppia in essere. Anche una sensibile differenza di età tra i due partner può portare ad una differente evoluzione emotivo-sentimentale e socio-economica all'interno della coppia. Il partner più giovane avrà fisiologicamente bisogno di più tempo, sia per maturare da un punto di vista interiore, che per affermarsi, ad esempio, in ambito professionale, rispetto al partner anagraficamente più grande, che invece avrà già superato certe tappe. Ovviamente questa condizione, tipica oggigiorno di molte coppie, non deve necessariamente portare allo scollamento della coppia stessa, ma anzi può favorirne un piacevole completarsi a vicenda, a patto e nel caso in cui il partner più grande non faccia pesare all'altro la sua naturale giovanile impreparazione su certi aspetti della vita, aiutandolo invece nel suo percorso di crescita, con amore e rispetto, e magari lasciandosi a sua volta trascinare con serenità dallo spirito scanzonato del compagno. Oppure a patto nel caso in cui il partner più giovane non voglia unicamente vedere nel partner più grande un sostituto genitoriale da ferita d'abbandono, o un mero appoggio economico-sociale, pratico e accomodante in carenza di propria volontà o iniziativa, cercando invece in lui il giusto esempio e i consigli più amorevoli per poterlo ad esempio eguagliare nei suoi successi professionali o nella sua tenacia e coraggio nei momenti più duri della vita. E parliamo ora di tutti quei comportamenti del partner che nel tempo si rivelano sensibilmente e realmente discordanti rispetto a quelli adottati dal partner stesso nei primi giorni o settimane o mesi o anni di frequentazione. Molti individui, infatti, per riuscire nel proprio intento di conquista, tendono a celare abilmente certi comportamenti e reazioni malsane, consapevoli che non sarebbero mai ben accetti da un ipotetico partner. Dopo un certo periodo di latenza, però, alcune sospette avvisaglie possono trapelare dai loro gesti tanto accomodanti. E dunque ci si può ritrovare al fianco di un compagno egoista,
che mai rinuncerebbe ad esempio alle proprie scorribande adolescenziali fra amici o alla propria carriera professionale, ma allo stesso tempo ostacolante ed ossessivo, pretendendo invece da voi massimo asservimento e attenzione, vanitoso e seduttivo con le altre, autoritario e geloso, da non farvi più sentire libere di pensare e agire autonomamente, poco empatico e bugiardo, dal quale non ci si sente capite e di cui non ci si fida affatto. Oppure invadente e derisorio, incapace cioè di lasciarvi spazi di libertà e privacy, ma ben ad uso allo sbeffeggiare sarcasticamente e con ipercriticismo sprezzante, ed infine irresponsabile economicamente ed incapace di riconoscere che entrambi abbiate ugualmente diritti e doveri, rifiutandosi ad esempio di collaborare nello svolgimento di banali compiti quotidiani. Tutti questi atteggiamenti fortemente negativi accendono la fiamma gelida del risentimento nel cuore di chi li subisce, al punto da portare la coppia ad un infausto destino. Ed arriviamo alla penultima causa, ossia la presenza nella quotidianità della coppia di una famiglia d'origine invadente e ipostimolante. Molte coppie vivono il loro rapporto supportato dai genitori, magari anche di entrambi, e questo può certamente essere una importante forma di aiuto alla gravosa quotidianità di un ménage. Spesso però si assiste ad una eccessiva intromissione da parte di suoceri e cognati, persino in ambito affettivo e sessuale, dispensando consigli e ammonimenti non richiesti e non necessari, che fanno sentire i due amanti ancor più inesperti e impreparati, privi di strumenti e responsabilità nello svolgimento di mansioni di coppia e nell'affrontare criticità della gestione del quotidiano. Inoltre, il voler mantenere da parte di uno dei due partner ad ogni costo abitudini ed usi del proprio ambiente familiare natio, riproducendoli pedistequamente nel nuovo rapporto, denota una immaturità progettuale marcata, che può ferire il proprio partner, rendendolo spesso anche vittima dell'irrispettoso criticismo e dell'iperpresenzialismo di suocere e cognate. Ogni coppia ha dunque la strenua necessità che il proprio campo d'azione, la propria dovuta autonomia esistenziale, sia costantemente preservata e tutelata, poiché un adulto consapevole, autonomo e autosufficiente mira sempre a conservare con devozione la propria emancipazione emotiva, economica ed individuale. L'autorealizzazione personale deve rimanere una priorità nel proprio cammino di vita, slegata da qualsiasi vincolante e soffocante cordone ombelicale mai veramente rescisso. Ed infine arriviamo all'ultima causa, la gelosia del passato o gelosia retroattiva, la sindrome di Rebecca. Questa particolare quanto pericolosa tipologia di gelosia è data da un insieme infausto di immagini fantasma delle relazioni passate del partner, che si insinuano nella coppia generando recriminazioni, scenate e possessività, in cui l'idea di non essere all'altezza delle vecchie storie del proprio partner fa da vile padrona. Il termine più corretto per approcciare alla sindrome di Rebecca è dunque ossessione circa le esperienze passate, sentimentali e sessuali del proprio compagno. Chi ne è affetto fa del passato del partner un oggetto di discussioni continue, accese e spesso violente.
in cui chiede, senza alcun tatto e rispetto, di dettagli anche intimi delle relazioni passate del partner, in cui pretende di conoscerne ogni più privato risvolto, per poi però non tollerarne considerazioni, racconti ed episodi, portando dunque la già precaria storia attuale lungo una china rischiosa ed ogni interazione comunicativa in un marasma di incomprensioni e reazioni emotive spesso contraddittorie, alterate e incontrollabili. Il rapporto giunge, forse più velocemente che per altre cause, ad un clima di ostilità dichiarata e divieti coercitivamente imposti, oltrepassando con crudeltà la linea del rispetto e dell'umanità. L'elemento principale di ogni sana relazione, cioè la comunicazione, diviene in questo caso oggetto e campo di battaglia, in cui la vittima subisce insulti e soprusi di ogni sorta. Spesso è sufficiente anche solo una parola, un nome, un'esclamazione, avvertite in maniera delirante da chi è affetto da gelosia retroattiva come riferentesi ad un ex compagno del proprio partner, per scatenare tensione e litigi. La comunicazione, perciò, da grande amica di ogni sano rapporto, diviene un binario morto su cui è impossibile qualsiasi comprensione o negoziazione. Questo può provocare nella vittima sensazioni di ansia e apprensione perenni, poiché ogni minimo cambiamento nel tono di voce, nello sguardo, nell'inflessione posturale del partner può far presagire una tremenda esplosione di rabbia o ripicche passivo-aggressive. È dunque fondamentale che chi viva situazioni di questo genere chieda aiuto a familiari, terapeuti e forze dell'ordine, poiché dobbiamo sempre ricordare che abbiamo due diritti inviolabili: la serenità e la vita, la nostra serenità e la nostra vita. L'amore ed il rapporto di coppia sono una scelta dell'anima, sono una strada non priva di ostacoli, ma comunque ricca di possibilità e opportunità. Sono un impegno del cuore che mette in collegamento o in dissidio corpo e spirito, ombra e coscienza. Sta a noi e soltanto a noi scegliere con chi percorrere questa strada e alla nostra saggezza come percorrerla. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, Nuovo Testamento, la Sacra Bibbia.